Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi porto l'unboxing di questo seghetto alternativo brushless Dongjang senza fili con la batteria. Ne ho sentito un po' di recensioni, ho visto un po' di falegnami in giro che lo hanno usato e lo hanno paragonato a un seghetto di marca medio-alta. Oggi vediamo insieme come si presenta, cosa troviamo all'interno di questa valigetta e faremo anche qualche prova. Troviamo subito il libretto di istruzioni che di solito arriva in varie lingue, infatti c'è anche l'italiano. La scatola è una bella scatola molto valida, quindi potete anche portarvelo dietro. Troviamo la batteria 20 volt con la parte visibile della quantità di energia rimasta, il caricatore della batteria con le due lucine per vedere la sua carica completa. Abbiamo il seghetto, abbiamo delle lame che sono per metallo, legno e alluminio, probabile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lame. E poi abbiamo la guida parallela. E questo è tutto ragazzi. Primo contatto, peso 2,2 kg senza batteria. Davvero leggerissimo. Impugnatura gommata, sensazione solida, plastica robusta. E non sembra un chip. Cambio lama rapido, senza attrezzi, la base in alluminio, inclinabile da 0 a 45 sinistra e destra, selettore di velocità variabile e probabilmente azione pendolare, quindi la velocità è da 1 a 6, tensione 20 volt, velocità a vuoto da 800 a 3500 corse al minuto. Capacità massima di taglio legno 120 mm, alluminio 20 mm e acciaio 10 mm. Angolo di inclinazione base da 0 a 45 gradi. Peso netto macchina 2,2 kg. Livello rumore circa 82, dagli 82 ai 90 decibeli. Quindi le cuffie consigliate. Motore brushless, maggiore efficienza, meno usura e più autonomia rispetto ai modelli con spazzole. In realtà ho preso questo seghetto perché ho dovuto fare questo orologio in resina. Ho fatto un po' di fatica a tagliare questo olivo perché era spesso 5 cm e con quel seghetto alternativo mio vecchio che avevo fatto un po' di fatica e quindi ho deciso di prendere questo qua e adesso faremo una prova sia su questo e sia su un legno da 2 cm in abete. Vediamo un po' come si comporta. Cercherò di trovare una lama per il legno. Adesso vi faccio vedere il cambio. Ok, la lama è pronta. Ora siamo a velocità 1. Andiamo a 3 e faremo una bella prova. Allora, quello che sto cercando di tagliare adesso è il legno di ulivo su cui io ho fatto fatica e ora proveremo con il Dongjang. Taglio molto pulito, devo dire, ragazzi. Adesso ho cambiato il pezzo di legno, voglio vedere come se la cava anche con delle curve. Sto tagliando un pezzo di abete di 2 cm. Oh, che dire ragazzi, molto bene, molto bene.
fare anche un'ultima prova a 45 gradi, bisogna tirare via questa protezione in plastica, in questo modo. Qui abbiamo una brugola nascosta qua e poi dovremo allentare questa vite che troviamo qui all'interno. Abbiamo anche il segno di 45 gradi, qua lo dobbiamo mettere in posizione. Ok. Poi andremo a stringere. A questo punto questo non lo possiamo più utilizzare, quindi lo mettiamo da parte e faremo un bel taglio a 45 così. Taglio molto molto pulito, ragazzi. Questo pezzo non ve l'ho fatto vedere, ma è un aspiratruccioli, quindi molto molto valido anche questo. Possiamo attaccare anche un aspiratore per i truccioli ed è molto comodo. Tirando le somme di questo unboxing mi ha lasciato davvero una buona impressione, ideale per gli hobbisti che non vogliono spendere una fortuna. Quindi avete visto le prove, è andato da Dio. Molto comodo perché non ha i cavi che girano, quindi la batteria è una sola batteria. La possiamo caricare in modo molto veloce col suo caricatore. Abbiamo la sua valigetta che ci dà la possibilità di portarcelo in giro senza problemi. Che dire, ragazzi, nei prossimi video, dopo averlo usato un po' di più, vi farò vedere come mi sto trovando e se ha qualche problema o qualche difficoltà, ho trovato qualche difficoltà. Quindi ragazzi, per ora vi ringrazio se siete rimasti a vedere fino alla fine. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciare un like, iscriviti se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!